Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Domenica 15 dicembre sono stato al Beer Bang di Messina alla quinta ed ultima tappa del Trinacria Homebrew Championship, tappa conclusiva del campionato a punti per homebrewers organizzato dall'associazione Trinacria Homebrewers, con tematica sulle birre ad alta gradazione alcolica e menzione speciale per le Winter Season Beer. Vi racconto com'è andata la tappa, quale birra ho presentato e anche cosa ne penso di questo campionato. Per quest'ultima tappa erano messi diversi stili di birra con gradazione alcolica superiore a 6.5. Per questa tappa avrei dovuto presentare due birre, ma una di queste, la Belgian Double, l'ho dovuta presentare alla tappa precedente, la quarta, perché dopo la pausa estiva non mi trovavo già delle birre nuove pronte, quindi avendo già presentata questa l'ho dovuta escludere. L'altra candidata era l'Imperial Stout. Ricordate quella che aveva attenuato molto poco e che poi era ripartita in bottiglia andando a sovracarbonare notevolmente. Ho cercato di porre rimedio a questo problema stappando e lasciando sfogare un po' di CO2 e ritappando le stesse bottiglie, ma dopo un paio di settimane all'assaggio la birra non si presentava proprio in ottima forma. Erano emersi quei sentori molto sgradevoli di salamoia che portano i malti scuri quando subiscono una forte ossidazione. Quindi ho dovuto escludere anche questa. Nel frattempo stavo brassando però altri stili per altri concorsi e non c'era neanche il tempo di preparare bene una birra ad alta gradazione alcolica che richiede comunque una buona maturazione. Quindi ho dovuto guardare alle mie vecchie produzioni che tengo da parte e ho pensato alla mia English Barley Wine, la mia produzione numero 10 che risale al 2018. Una birra che in questi 6 anni e mezzo è maturata e si è mantenuta molto bene nonostante gli sbalzi termici e le condizioni di conservazione non proprio ideali. Ne ho assaggiata una giusto per verificare che fosse ancora buona e ho spedito 3 bottiglie per il concorso. Al concorso sono state presentate 36 birre, di cui 35 in all grain e una in EPG. 16 stili diversi in totale, le birre sono state suddivise in 4 tavoli con 2 giudici per tavolo, dei quali 4 erano giudici BJCP Recognized, 2 BJCP Provisional e 2 birrai professionisti, Marco Gianino del birrificio Iblon e Francesco Cilia del birrificio Nei, che hanno anche gentilmente messo in palio le loro birre come premi della competizione. Nell'attesa che i giudici completassero la prima lunga fase eliminatoria, che considerando la tematica ad alta gradazione deve essere stata anche molto impegnativa, ci siamo distratti assaggiando le birre in concorso e quelle portate da noi homebrewers. Completata la fase eliminatoria, sono state selezionate le migliori 8 birre per la fase finale, 2 per ogni tavolo. Vi dico subito com'è finita. La mia English Barley Wine ha preso niente di meno che il primo posto e la prima cosa che ho fatto è stato svelare che proprio quella birra vincitrice era l'unica fatta con tecnica EPG. Sapevo che era una birra buona, ma non pensavo che potesse arrivare così in fondo e avevo un po' il timore che, essendo una birra fatta non con technical grain, i giudici potessero essere condizionati negativamente da questo, ma per fortuna non è stato così. Vi svelo qualcosa in più su questa birra. È la stessa birra di cui vi ho parlato in un video precedente, è la mia cotta numero 10 ed è di fatto una birra fatta con tecnica EPG, quindi niente all-in-one, maltibase, ammostamento, sparge, eccetera. Batch da 23 litri con 5 kg di estratto di malto secco extra light, 500 g di Crystal, 320 g di Carapils e 300 di Cara Munich. Luppolatura con Challenger in amaro e Ken Goldings in aroma. Lievito S04, appena 2 bustine per 23 litri. Per giusta regola avrei dovuto usarne quasi il doppio. La birra ha attenuato leggermente meno del previsto, a 2 settimane è stata travasata in un secondo fermentatore e a quasi un mese è stata imbottigliata, sempre con un ulteriore travaso perché facevo il priming in fermentatore e non in bottiglia. 1,5 volumi di CO2 per litro come carbonazione, che secondo me per una barley wine è un valore ottimale.
La prima bottiglia l'ho assaggiata dopo un mese per verificare che avesse carbonato correttamente e che non fosse ripartita una fermentazione in bottiglia. Poi ho fatto un assaggio ogni 6 mesi per i primi 3 anni per seguirne l'evoluzione e poi l'ho sempre bevuta solo in rare occasioni, in modo da poterla osservare bene negli anni e annotare i suoi cambiamenti. Ad oggi, con 6 anni e mezzo, non mi sembra neanche in fase calante. Sebbene abbia attraversato 6 estati, quindi 6 escursioni termiche in garage tra i 14 e i 29 gradi, a mio parere questo non l'ha rovinata. Purtroppo sono rimaste ormai pochissime bottiglie. Vi condivido brevemente le impressioni dei giudici che l'hanno esaminata. All'aspetto l'hanno descritta di color mogano con schiuma fine poco persistente. All'aroma hanno apprezzato un maltato biscottato con crosta di pane e caramello, un aroma di sherry e di frutta sottospirito e uva passa e note terrose di luppolo. Al gusto un intenso maltato e un dolce che ricorda zucchero candito e caramello e frutta appassita. Un amaro che sostiene e cerca di bilanciare la dolcezza che comunque è sovrastante. Al mouthfeel un corpo pieno con bassa carbonazione, leggero amaro, bassa sensazione alcolica e nessuna astringenza. Come impressioni generali l'hanno descritta come un ottimo esempio di stile molto ben maturata. Punteggio finale di 41 su 50 per entrambe le schede. Mi ritrovo perfettamente sulle note compilate sulle schede. Il suo punto forte è indubbiamente il carattere di sherry marsalato dovuto alla lunga e lenta maturazione in cui i processi di microossidazione vanno a cambiare totalmente la birra, che nei primi mesi risulta ancora sgraziata e poco piacevole, e la trasformano lentamente in morbida, resinosa ed elegante. Ci sono un paio di cose da migliorare. Come mi hanno consigliato, sarebbe da ridurre la dolcezza per renderla un po' più alcolica e secca, e forse, considerando la lunga maturazione, andrebbe aumentato un po' l'amaro. Sebbene sulla carta la birra abbia 44 IBU, in tutti questi anni l'amaro tende a smussarsi e ammorbidirsi molto. Ho rifatto 3 anni dopo una barley wine in partial mash, ma non ha raggiunto affatto i livelli di questa. C'è qualcosa che non la rende del tutto piacevole alla bevuta. Quest'anno dovrei in effetti rifarla, per continuare con il mio obiettivo di fare una barley wine ogni 3 anni. E dopo questa esperienza sarei tentato quasi di rifarla in E più G. Voi che dite? Tornando al campionato, con i 15 punti del primo posto ho scavalcato nella classifica finale il nostro presidente Vincenzo Mulè, che saluto e con il quale parteciperò quest'anno alla finale Moby, e ho concluso quindi al secondo posto con 32 punti. Il vincitore del campionato Trinacron Brewers 2024 è Giovanni Loiacono, che ha completato il campionato con ben 40 punti, un grande brewer che sta dimostrando una crescita esponenziale e si è fatto notare anche un paio di volte al campionato nazionale del Moby, sfiorando per pochissimo il pass per la finale. Ma guardando già al prossimo anno è già uscito il calendario del campionato 2025 con le tematiche e le location. Si inizia il 16 marzo 2025 al birrificio Pasì di Vittoria, con tematica incentrata sulle birre da USA, Nuova Zelanda e Australia, quindi ampio spazio alle birre luppolate. Seconda tappa il 18 maggio 2025 presso il distretto luppolato di Sciacca, con tematica sulle birre di Germania e Repubblica Ceca. Terza tappa il 28 settembre 2025 con tematica sulle birre di Gran Bretagna, Irlanda e Scozia a bassa gradazione alcolica e si terrà alla Compagnia del Fermento di Mascalucia, in provincia di Catania. Quarta e ultima tappa il 21 dicembre 2025 sulle birre ad alta gradazione alcolica con menzione speciale per le birre di Natale e si terrà a Palermo all'IOPS. Il campionato ovviamente è aperto a tutti, quindi vi invito a partecipare anche a distanza spedendo le vostre birre. Potete partecipare da non associati, il costo per l'iscrizione di ogni birra è di 10 euro, mentre per chi vuole associarsi il costo è di 5 euro a birra iscritta. Con l'iscrizione all'associazione di soli 15 euro l'anno inoltre ci sono tanti vantaggi e buoni sconto. Ad esempio, il 10% di sconto sul carrello di Mr. Malt e Beer & Wine, sempre il 10% di sconto sui prodotti non in offerta negli store di Cantina Brassicola Digitale e Cantina della Birra ed un bel 20% su Brewcrafter. Infine ci tengo a dare merito agli organizzatori e agli sponsor per i premi generosi e abbondanti messi in palio durante le competizioni. Sono davvero tanti e non ho mai visto in nessun concorso per un brewer così tanti premi per i primi 3 classificati. Ad esempio, io in questa tappa ho vinto
un buono sconto di 50 euro su Mr. Malt, 5% di sconto su Polsinelli, 15% di sconto sui prodotti di Fermento Birra Magazine, 12 birre di Rock Brewery, 12 Dionei e 4 birre di Iblon, una Saison du Bon avec le Bon Vin da 0,75, una bottiglia offerta da Cantina Brassicola Digitale, che solitamente manda sempre belle cose, e 2 riviste di Fermento Birra Magazine. Anche i premi per il secondo e il terzo classificato sono molto generosi. Vi informo inoltre che l'associazione organizza spesso corsi di homebrewing o di degustazione e corsi preparatori per chi volesse sostenere l'esame BJCP. Quindi seguite l'associazione nei suoi canali social, seguite il campionato e iscrivete le vostre birre. Con questo vi saluto e vi ringrazio per aver seguito il video. Se il video vi è piaciuto lasciate anche il vostro like e se non l'avete ancora fatto e per rimanere aggiornati iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.